Bentornato Alessandro Iacobone, ciao Ale. Ciao ragazzi. Ciao Ale. Che l'ultima puntata era on fire, raga, me l'hanno scritto tutti, quindi Ale speriamo che sia bello caldo anche oggi. Io vorrei partire da qua però. Perché siamo qua a parlare di nuovo allenatore prima del No, vabbè, vabbè, certo, No, sì, Leo, la certo. risposta più facile è perché i risultati sono quello che sono, eccetera, eccetera. Però cosa è cambiato nell'ultimo giorno, Ale? Perché sì, va bene, Fonseca a rischio se non arrivano i risultati, era un'ipotesi. Che cosa ha contribuito a dare concretezza? Perché è da ieri che le testate, da Milan News, che forse è stata quella a dare l'esclusiva, in giù, insomma, parlano di un nuovo allenatore, di contatti in corso con nuovi allenatori. Beh, cosa sia successo, fatelo dire, quasi quasi non vorrei saperlo, perché qualsiasi cosa sia successa non sarebbe dovuta succedere, soprattutto a 4 giornate dall'inizio del campionato e alla vigilia di un derby che ormai nei prossimi giorni doveva rappresentare comunque una partita da preparare con certi crismi e sicuramente tranquillità e presa di responsabilità da parte di tutti, squadra compresa, per non parlare poi dei dirigenti che squadra e allenatore hanno scelto, perché sembra quasi che l'allenatore e i giocatori siano stati scelti da me, da te e da chi è in studio e collegato qua a Radio Rossonera. Nessuno che si prende responsabilità, c'è solo un atteggiamento anche abbastanza presuntuoso, e quando arrivi a far sì che le notizie circolino senza smentite e questo accada isolando un allenatore che tu hai scelto dopo 4 giornate, non è programmazione, non è nulla di buono, non è piacevole ed è difficile anche da commentare, perché si rischia di aumentare il pessimismo che gira intorno a questa squadra, ma che a questo punto credo che travolga tutto il gruppo Milan e il gruppo squadra, perché o hanno chiesto ai giocatori a che punto era il loro rapporto con l'allenatore, la loro sintonia. Ale, Così riporta Gazzetta, Ale, più che è stato più che chiesto. altro viste le tempistiche, cioè per decidere di esonerare eventualmente un allenatore in così poche giornate, l'unico reale motivo, sì va bene i punti, però la stagione è lunga, Non l'unico tutti reale non la motivo è seguono. non ha in mano la squadra, Ale. Non ha in mano la squadra, però ripeto, c'è anche stato così tanto poco tempo che fatico anche a credere che i rapporti si possano deteriorare a tal punto da fare un ammutinamento del genere, oppure da rispondere al team leader, non so neanche come chiamarlo, Ibrahimovic, dando risposte perché se facciamo un salto indietro e poi lì vediamo anche la differenza di spessore dei protagonisti, è un discorso da boomer, ma dopo poche giornate, soprattutto a cavallo della sconfitta con le spagnole, dell'esclusione dall'UEFA, Sacchi era in dubbio e a Milanello tutti si chiedevano chi fosse quel pazzo di Fusignano che era arrivato con le pettorine colorate e fosforescenti e i palloni sottodimensionati, che era la sua teoria per la quale i colori aumentavano l'attenzione, la fantasia, la creatività nella costruzione del gioco in allenamento. E però sia Filippo Galli che Baresi, che tutti i leader che erano comunque in quel momento all'interno dello spogliatoio non hanno mai espresso la volontà, sì, erano incuriositi, sorpresi, però hanno lavorato a testa bassa, Però seguendo Ale, i dettami scusami, di quello che era un visionario che poi ha disegnato e regalato calcio. No, ti interrompo però Ale, sì. perché di questa cosa che stai dicendo tu ce ne ha parlato qualche giorno fa proprio Filippo Galli, raccontandoci il fatto, perché all'inizio appunto Sacchi non ottenne dei risultati così strabilianti. Ci raccontò Filippo Galli che Silvio Berlusconi si presentò negli spogliatoi e disse: signori, questo è l'allenatore del Milan e lo sarà fino alla fine della stagione. Ok, quindi in quel messaggio lì era implicito non tollero episodi di Ammutinamento, subordinazione, eccetera, certo. eccetera. Pagherete, sarete voi, cioè mando via i giocatori, l'allenatore resta qui, saranno a pagare i giocatori. Quindi facendo 1+1, Ale, è venuto a mancare la copertura da parte della società, allora.
quello che dico. Poi tra l'altro su una scelta fatta da loro, non è un allenatore che si sono trovati in borsa come magari è capitato a chi ha acquisito la squadra, l'ha comprata in corso d'opera. Cioè, quello che mi preoccupa è che loro sono partiti da una tela vuota, cioè nel senso l'hanno svuotata perché la tela era bella colorata e aveva 3 colori, il verde, il bianco e il rosso. Poi hanno svuotato questa tela, hanno cancellato i colori e hanno detto bene, la ridisegniamo ex novo da zero, e lo hanno fatto a loro piacimento, senza disturbi. Da nessuna parte hanno scelto l'allenatore che volevano, dicono la prima scelta, bene, io ho una narrazione diversa, però ammaino, nascondo l'ascia di guerra sotto il cuscino per il bene del Milan, non mi interessa. Prima scelta l'allenatore, l'amministratore delegato si presenta davanti alle telecamere dicendo noi tutto quello che volevamo fare sul mercato lo abbiamo portato a compimento, quindi non ci sono giocatori che non sono arrivati, che sarebbero dovuti arrivare ma per questioni diverse non sono arrivati. No, sono arrivati tutti quelli che volevano loro, benissimo, quindi teoricamente tutto dovrebbe funzionare. Se non funziona, fare lo struzzo e mettere la testa sotto la sabbia o girare la testa dall'altra parte o addirittura andarsene in vacanza mi sembra alquanto fuori luogo. Diciamoci una cosa, che si parla tanto da Milan, tutto quello che sta succedendo alla vigilia di una partita importante non è da Milan. Tra l'altro, ragazzi, per chi ha visto la partita dell'Inter col City ieri sera, insomma andremo a affrontare una squadra che sta bene, sta molto bene. diciamo. Sta bene di testa, Edo, sta bene di testa. Quei giocatori ieri, io ho twittato ieri sera, dopo aver visto la gara, averla vista con attenzione, non c'è giocatore che faccia movimento fine a se stesso o per una giocata singola, giocano tutti per il compagno, giocano tutti da squadra. Hanno fatto un muro Bissek Bissek si è presentato 3 volte davanti al portiere. Sì, ma voglio dire, hanno fatto ovviamente contenimento perché il Manchester City si è imbrigliato in una rete che non era in difficoltà e in affanno. Hanno respinto ogni palla che arrivava nella loro rete, nel senso metaforico del termine tennistico. Quindi hanno una solidità, ma soprattutto mentale, che ovviamente noi ci sogniamo in questo momento. Esatto. Poi potevano anche perdere, perché soprattutto certo. Alla fine, però Ale, torno un attimo sul rapporto anche, diciamo, tra Ibra e Fonseca, al di là del fatto che penso che tu sia d'accordo con me, le parole di Ibra alla vigilia di Milan-Liverpool, anzi a pochi minuti, siano una cosa che io almeno non mi ricordo di aver mai sentito al Milan, perché sono abbastanza vergognoso per quanto mi riguarda. Ma glissando su quello, oggi Gazzetta riporta anche un episodio inerente al fatto che Fonseca non avrebbe apprezzato, diciamo, le parole di Ibra in conferenza, che spiega che i giocatori li ha scelti lui e l'allenatore deve fare l'allenatore. Quindi forse Fonseca non è proprio quello yes man, quello smidollato, esatto, che ci hanno venduto, che ci dipingono. No, che non fosse lo smidollato dipinto l'avevamo scoperto già in altre situazioni, prima quando parlava di terzini sinistri e parlava di Terracciano come sostituzione a Teo Hernandez, escludendo il Gimenez che è tanto sponsorizzato e considerato alla stregua dei titolari, tanto per dire anche lì siamo a posto, non abbiamo lasciato lacune. Si è dimostrato tenace anche nel post partita, dicendo che lui vuole riproporre le sue idee di calcio e quindi non è inutile invitarlo a cambiare, perché ovviamente lui ha un'idea di calcio che può essere diversa dagli altri, ma se è stato preso per quello non è colpa sua. Se assumi uno chef che si occupa di sushi e poi gli dai delle bracciole, se lui fa fatica o comunque le cose non funzionano immediatamente, probabilmente è colpa di chi li ha messi insieme. Però detto questo, io credo che dipendentemente da quanto riportato sui media, io credo che la società debba fare la squadra e scegliere l'allenatore. Io sono di questa cappella, di questa teoria. Certo. Non ho problemi e non mi spaventa il fatto che una squadra non interpelli l'allenatore nella costruzione della squadra. Perché? Perché mi hanno detto persone che nel nostro Milan hanno lavorato a livelli altissimi e hanno anche vinto dei trofei, che
generalmente le squadre importanti, Milan, Inter, Juventus, fanno la loro programmazione indipendentemente dall'allenatore, anche perché se costruisci la squadra intorno a un allenatore e poi quell'allenatore salta, ti trovi a doverne trovare o uno simile oppure avere difficoltà appunto a sostituire l'allenatore, perché magari arriverebbe uno con altri concetti e da cambiare mezza squadra. Sì. Quindi questo non è il problema. Il problema è che devi difenderlo a prescindere dal fatto che, e io credo che Fonseca non abbia neanche il tempo per innervosirsi e discutere con la proprietà, abbia tanto da lavorare, abbia tanto da riproporre in campo, ma se non lo fa protetto, ahimè, non è solo colpa sua, anzi forse lui è l'ultimo dei colpevoli. Ecco, e qui mi collego, poi dopo ti lascio Leo, No, perché cioè, la domanda, Ale, viene di conseguenza. Allora, Fonseca l'ha scelto la società. Per stessa ammissione di Ibra nel prepartita, la società è lui, decide tutto lui, tutti ruotano intorno a lui. Benissimo, quindi facendo 1+1, Fonseca l'ha scelto Ibrahimovic. Giusto? Fin qua regge il mio ragionamento. Ok. Alla quinta giornata, quello che è, eccetera, decidi, però in maniera molto molto prematura, diciamo così, decidi di allontanare l'allenatore. A quel punto cosa deve succedere, Ale, però? Perché va bene, l'allenatore paga e va a casa. Però, sì. Ma Teoricamente in quella che è una struttura come quella in sede al Milan, ovvero dove hanno pagato perché non allineati al percorso e non hanno seguito il dettame di crescita della proprietà, hanno pagato anche nomi illustri vincenti, perché poi voglio dire, il Milan di Maldini non è che lo possiamo adesso, io non voglio fare il Maldiners, non voglio essere accusato di quello perché non mi interessa, è il passato, però sta di fatto che mi aspetterei perlomeno la stessa rigidità, e anche perché poi voglio dire, qua si parla di soldi, se la stagione va a rotoli già dopo un paio di mesi, cioè si perdono ricavi, si mette a rischio le qualificazioni, si continuano a perdere i ricavi, perché poi perdi le partite in Champions, quindi perdi anche quelli che sono i gettoni vittoria e i gettoni punto europei, sono tante le emorragie che possono derivare, economiche che possono derivare da una cattiva gestione. Ripeto, se il prodotto calcio ha la stessa valenza di quello che è extracalcio, come abbiamo sempre raccontato, cioè ho cercato di smentire ogni teoria di chi aveva dubbi che l'interesse di Redbird sul terreno del gioco fosse altrettanto vivo rispetto appunto a quello extracampo. Però se non metti mano a una gestione in questo caso deficitaria, sbagliata, errata, vuol dire che allora va bene così, e allora questo lo capiremo se a Cardinale va bene così, se va bene così allora forse avranno ragione i vari detrattori e probabilmente saremo stati colpiti da un abbaglio a stelle e strisce, però questo è ancora prematuro. Io mi aspetto che il Milan faccia il Milan e che ragioni da Milan con scelte da Milan. Fino ad oggi la narrazione e soprattutto la pratica è stata tutt'altro, nel senso che si è detto inseriamo una metodologia americana e tutto il resto. Ultime le frasi di Cardinale: io 30 anni ho vinto in America facendo A e ora lo voglio fare in Europa. E però il problema è che, per esempio, la metafora culinaria, sono 30 anni che in America mangiano la pizza con l'ananas, in Italia non è riuscito mai una pizzeria a venderne una che fosse una. Esatto. Signore e signori, Alessandro Iacobone, grazie Ale. Buona giornata a voi e buona mangiata di pizza con l'ananas a tutti. Grazie. Ciao Ale, ciao. Allora,